Lascia che ti faccia una domanda. E se l'amore non fosse mai stato sincero? E se il desiderio fosse una trappola che ti inganna senza pietà? In Giappone esiste una creatura antica quanto il fuoco e l'inganno. Sorride, seduce, si avvicina lentamente e quando ti accorgi di aver perso tutto, è già sparita. Non è un demone, non è un dio, è qualcosa di peggio. È l'intelligenza che impara a desiderare. È l'amore che mente. È la volpe che indossa il volto umano. Il suo nome è Kitsune. E questa non è la versione delle fiabe. Questa è la sua vera storia. Antica, ambigua, pericolosa. Da sempre l'uomo cerca di dare un volto all'ignoto. Nelle leggende, nei miti, nei sussurri del fuoco e del vento ha raccontato se stesso. Questo è Chi del mito, il viaggio tra le ombre degli dei, i mostri che abitano le nostre paure e le storie che ci hanno reso ciò che siamo. Mettiti comodo e lasciati guidare nel mistero. Se ti affascinano le leggende, gli dei e le ombre del passato, iscriviti al canale. Ogni settimana riporteremo alla luce un nuovo frammento di mito, perché certe storie non devono essere dimenticate. Capitolo 1. Le origini della Kitsune. Prima che fosse spirito, prima che fosse donna, prima che fosse inganno, la Kitsune era una volpe. Nel Giappone antico, la volpe non è mai stata considerata un animale qualunque. Non era soltanto una creatura dei boschi, né una semplice presenza notturna. Era qualcosa che abitava i confini tra il villaggio e la foresta, tra la luce delle lanterne e l'ombra degli alberi, tra ciò che gli uomini potevano comprendere e ciò che preferivano non nominare. La volpe osservava sempre, silenziosa, immobile, paziente. Gli antichi giapponesi credevano che il mondo non fosse diviso nettamente tra umano e divino, ma attraversato da zone intermedie, da soglie invisibili. Ed è proprio lì che viveva la volpe, ai margini della realtà. Per questo era temuta, per questo era rispettata e per questo non veniva mai cacciata con leggerezza. Si diceva che alcune volpi, vivendo abbastanza a lungo, iniziassero a cambiare, non nel corpo, almeno non subito, ma nello sguardo. Accumularono saggezza e nel pensiero antico la saggezza non era mai innocua, era una forza, un peso, una trasformazione lenta e inevitabile. Quando una volpe raggiungeva i 100 anni, nasceva la prima leggenda. Si diceva che iniziasse a comprendere il linguaggio umano, non solo le parole, ma le intenzioni. I silenzi, le bugie non dette. La volpe imparava a riconoscere i desideri nascosti negli sguardi, le paure celate dietro i sorrisi, le debolezze che gli uomini non riescono a confessare nemmeno a se stessi. A 200 anni il mutamento diventava più evidente. La volpe iniziava a giocare con le forme. Non era una metamorfosi perfetta, a volte un'ombra sbagliata, un riflesso innaturale, un dettaglio che non tornava, ma era sufficiente. Sufficiente a confondere, sufficiente a ingannare, sufficiente a farsi accettare. La volpe non si trasformava per dominare, non per distruggere, si trasformava per capire meglio. Perché la Kitsune non nasce dalla rabbia, né da una maledizione divina, né da un atto di ribellione contro gli dei. Nasce dal tempo, nasce dall'esperienza accumulata secolo dopo secolo, dall'osservazione instancabile dell'umanità, dal lento apprendimento di ciò che muove il cuore umano più di ogni altra cosa, il desiderio. Quando una volpe raggiunge 1000 anni, la leggenda si completa. Non è più solo una creatura del mondo naturale, non è più soltanto un animale che imita l'uomo, diventa una Kitsune. Uno spirito consapevole, un'intelligenza che ha imparato a desiderare, una presenza che conosce le regole dell'inganno non perché le abbia inventate, ma perché le ha viste nascere negli uomini. E questo è fondamentale per comprendere la Kitsune. Non è caotica come Medusa, nata da una violenza e trasformata in mostro. Non è una ribelle cosmica come Lilith che sfida l'ordine divino. La Kitsune non combatte l'umanità,
la studia. Ed è ciò che accade quando l'intelligenza osserva troppo a lungo, quando la saggezza si unisce alla curiosità, quando l'esperienza incontra il desiderio. La kitsune non distrugge con la forza, distrugge con la fiducia. E la sua origine non è un mito lontano, è uno specchio, perché forse la kitsune non è altro che l'eco più antico di una verità scomoda, che l'inganno più efficace nasce sempre da una comprensione profonda dell'amore umano. Ma l'amore umano per la kitsune non è mai stato un mistero romantico, è solo un fenomeno da studiare, un linguaggio da decifrare, una debolezza da comprendere fino in fondo. Per secoli la kitsune ha osservato gli uomini innamorarsi, li ha visti promettere eternità con parole fragili, li ha visti giurare fedeltà mossi dalla paura di restare da soli, li ha visti desiderare non l'altro, ma l'immagine che avevano costruito nella propria mente. Ed è proprio lì che la kitsune ha imparato, ha capito che l'amore umano non nasce quasi mai dalla verità, ma dall'attesa di essere compresi, che non cerca ciò che è reale, ma ciò che consola. La kitsune non crea illusioni dal nulla, si limita a riflettere ciò che l'uomo desidera vedere, diventa ciò che manca, indossa la forma del sogno, parla quelle parole che l'altro sperava di sentire da sempre. E così, col tempo, la leggenda si è fatta più oscura, perché gli uomini hanno iniziato a raccontare storie di amori perfetti svaniti all'alba, di spose che scomparivano lasciando solo impronte leggere sulla neve, di legami profondi spezzati non dalla violenza, ma dalla rivelazione. Nel momento in cui la verità emerge, la kitsune non combatte, non si difende, semplicemente svanisce. Perché il suo potere non è nella menzogna, ma nel tempo in cui la menzogna è stata creduta. E allora resta una domanda, antica quanto il mito stesso. La kitsune è davvero un inganno? O è solo lo specchio più onesto delle illusioni umane? Forse la sua origine non racconta la nascita di un mostro, ma la nascita di una consapevolezza, che l'amore, quando è cieco, quando è disperato, quando è affamato di senso, è sempre disposto a credere. E la kitsune non fa altro che aspettare. Capitolo 2. Le code della conoscenza. Una kitsune non viene mai giudicata dalla forza, non dalla violenza, non dalla capacità di distruggere. Il suo potere non si manifesta nel fragore, ma nell'assenza di rumore. Si misura nel silenzio e soprattutto nelle code. Nel folklore giapponese, le code della kitsune non sono un semplice ornamento, non sono un tratto estetico, né un simbolo casuale, sono una mappa invisibile del tempo, un archivio vivente dell'esperienza accumulata da quello spirito. Ogni coda rappresenta un secolo di vita, ma non è il tempo da solo a generarle, il tempo è solo il contenitore. Ciò che conta è ciò che viene appreso al suo interno. Una coda nasce quando la kitsune impara a mentire senza farsi scoprire, quando comprende che la verità non è sempre ciò che viene detto, ma ciò che viene creduto. La seconda coda appare quando capisce come le emozioni influenzano le scelte, quando osserva che l'essere umano decide raramente con la logica e quasi sempre con il bisogno. La terza coda nasce nel momento in cui la kitsune scopre che le parole sono superflue, che uno sguardo posato al momento giusto, un silenzio mantenuto troppo a lungo, possono guidare una volontà più di qualsiasi discorso. Con il passare dei secoli la menzogna si fa più sottile, non è più un trucco, non è più un inganno grossolano, diventa comprensione profonda della natura umana. A 4 o 5 code la kitsune non inganna più la mente, inganna il cuore, sa quando parlare, sa quando tacere, sa quando mostrarsi fragile, sa quando lasciare che sia l'altro a costruire l'illusione al posto suo. Ed è qui che il mito cambia tono, perché più code non significano più crudeltà, significano più consapevolezza, più precisione, più controllo. La kitsune impara che l'essere umano non ha bisogno di grandi inganni, ha bisogno di sentirsi visto,
desiderato, scelto. Capisce che l'amore umano non nasce quasi mai dalla verità, ma dal riconoscimento, dalla sensazione di essere finalmente compresi. Quando una kitsune raggiunge le 9 code, nasce la leggenda della Kyuubi no Kitsune. Spero di averlo detto giusto, se non è così correggetemi nei commenti per favore. La volpe a 9 code, uno degli spiriti più temuti e rispettati dell'intero folklore giapponese, non perché annienta città, non perché scatena catastrofi, non perché impone la propria volontà con la forza, ma perché può riscrivere la realtà senza che nessuno se ne accorga. La Kyuubi non crea illusioni fragili, crea esperienze complete, costruisce mondi coerenti, villaggi che sembrano esistere da generazioni, case con ricordi, strade cariche di nostalgia, crea relazioni fondate su anni di emozioni che non sono mai accaduti. E ciò che rende queste illusioni così potenti è che non vengono percepite come false, perché rispondono perfettamente a ciò che l'essere umano desidera vivere. Ed è qui che nasce un parallelo fondamentale. Nel video precedente abbiamo parlato di Cupido, una divinità che non osserva, non aspetta, colpisce. Cupido impone il desiderio con una freccia improvvisa e irreversibile, non chiede consenso, decide. La kitsune fa l'opposto, non forza mai il desiderio, lo osserva, lo ascolta, lo lascia crescere lentamente dentro di te. Cupido accende l'amore, la kitsune lo riflette. Ti restituisce l'immagine di ciò che già volevi, di ciò che speravi fosse reale, di ciò che eri pronto a credere anche senza prove. E quando finalmente pensi di aver trovato l'amore perfetto, quando abbassi la guardia, quando smetti di dubitare, la kitsune svanisce. Non per crudeltà, ma perché l'illusione ha già compiuto il suo scopo. Se non avete ancora visto il video dedicato a Cupido, vi consiglio di recuperarlo. Trovate il link qui sopra o sotto in descrizione. Perché solo mettendo insieme queste due figure, il Dio che impone l'amore e lo spirito che lo riflette, si comprende davvero quanto il desiderio umano sia fragile e quanto sia facile guidarlo. Capitolo 3. La donna volpe. La forma preferita della kitsune è quella di una donna, non per semplice seduzione, non per ingannare attraverso l'aspetto, ma perché nel mito la donna è soglia, è ponte tra mondi diversi, tra vita e morte, tra natura e civiltà, tra ciò che nasce e ciò che viene distrutto. Assumendo forma umana, la kitsune non si limita a mascherarsi, entra in una struttura sociale, accetta ruoli, indossa identità, diventa moglie, amante, madre. E questo è un dettaglio fondamentale e spesso ignorato, perché molte leggende non raccontano di inganni rapidi o scherzi crudeli. Raccontano di convivenze lunghe, di anni condivisi, di una vita apparentemente normale. La kitsune sceglie un uomo, vive con lui, lo aiuta, lo rende prospero, la casa cresce, il raccolto migliora, la fortuna sembra accompagnarlo. In alcune storie nascono figli veri, amati, cresciuti con cura. E qui il mito compie un passo pericoloso, perché la kitsune in questi racconti non finge soltanto, prova sentimenti autentici, costruisce legami reali, sperimenta l'amore per quanto un essere antico possa farlo, ma l'equilibrio è fragile. L'inganno per esistere deve rimanere invisibile. Nel momento in cui viene osservato, smette di funzionare. E così arriva sempre l'istante della scoperta, non una rivelazione spettacolare, non un dettaglio minimo, un errore, un riflesso sbagliato in uno specchio d'acqua, un'ombra che mostra ciò che non dovrebbe, un cane che ringhia senza motivo apparente. Basta questo. Nel momento in cui l'uomo vede la coda, o anche solo sospetta, la realtà si spezza e la kitsune deve fuggire. Non perché non amasse, non perché tutto fosse una menzogna, ma perché l'inganno non può sopravvivere allo sguardo consapevole. La donna volpe non viene scacciata perché malvagia, viene scacciata perché ambigua, perché non può essere incasellata, perché non può restare ciò che è stata. Non è completamente umana, non è più solo spirito, è qualcosa di
intermedio. E ciò che sta nel mezzo, nei miti, è sempre pericoloso. Così la kitsune scompare nella notte, lascia dietro di sé una casa vuota, un uomo spezzato, figli che non capiranno mai del tutto, non come punizione, ma come conseguenza. Il mito non condanna la kitsune, racconta piuttosto l'impossibilità di conciliare due nature. L'amore umano chiede stabilità, la kitsune è movimento, e quando viene costretta a scegliere, sceglie sempre di non restare, perché restare significherebbe rinunciare a se stessa. E se questa parte ti ha colpito, lascia un like, è il modo migliore per far scoprire questa storia ad altri amanti del mistero. Capitolo 4. Kitsune, trickster e maestra. La kitsune non è soltanto una seduttrice e non è nemmeno soltanto un'illusione vivente. La kitsune è prima di tutto un trickster, una figura che inganna non per distruggere, ma per mettere alla prova, che mente non per capriccio, ma per smascherare. In questo senso la kitsune appartiene a una famiglia antichissima di spiriti e divinità presenti in molte culture, come Loki, che smonta l'ordine degli dei nordici, come Hermes, che attraversa i confini e ruba per rivelare, come Eshu, che crea caos solo per mostrare dove la realtà si spezza. Il trickster non è mai un nemico diretto, è una forza correttiva. Arriva quando qualcuno è troppo sicuro di sé, quando il potere si irrigidisce, quando la conoscenza diventa arroganza, e le leggende giapponesi sono piene di questi esempi. Daimyo, convinti di essere intoccabili, samurai, certi che l'onore li renda superiori, monaci che credono di aver compreso l'ordine dell'universo. La kitsune entra nelle loro vite con un sorriso, con una promessa, con una situazione apparentemente favorevole e li lascia cadere. Non con violenza, non con vendetta, ma con l'umiliazione. Li espone al ridicolo, li costringe a confrontarsi con la propria ignoranza. Mostra loro che la certezza assoluta è una debolezza, non una virtù. La kitsune non odia l'essere umano, odia la presunzione. E proprio per questo non tutte le kitsune sono uguali. Il folklore distingue chiaramente tra kitsune benevole e kitsune ingannatrici, non per natura, ma per scelta. Le kitsune benevole, spesso associate ai templi e al culto di Inari, usano l'inganno come strumento educativo. Mettono alla prova chi incontrano, ma premiano l'umiltà. Aiutano chi riconosce i propri limiti, proteggono chi accetta di non sapere tutto. Per queste kitsune, l'illusione è una lezione, un passaggio, un modo per spingere l'essere umano a crescere. Le kitsune ingannatrici, invece, seguono un'altra strada. Non sono malvagie nel senso classico, ma sono più ciniche, più disilluse. Hanno osservato troppo a lungo l'avidità, la sete di potere, la menzogna umana e decidono di rifletterla senza filtri. Creano trappole mentali, situazioni in cui l'uomo cade da solo, non perché costretto, ma perché convinto di essere più furbo. La differenza è sottile ma fondamentale. La kitsune non impone mai la punizione, offre solo l'occasione. Se l'uomo cade è perché ha corso, ed è qui che la kitsune diventa maestra. Non insegna con sermoni, non con regole, ma con l'esperienza diretta. Ti lascia credere di aver capito tutto, ti lascia agire e ti osserva. E quando finalmente realizzi l'errore, la lezione è già incisa dentro di te. La kitsune, quindi, non è morale né immorale. È uno specchio intelligente, un test vivente. Non chiede sei buono, chiede quanto sei consapevole. E forse è per questo che ancora oggi la sua figura inquieta più di qualunque mostro, perché non ci attacca, non ci insegue, ci osserva e aspetta che siamo noi a tradirci da soli. Capitolo 5. Il desiderio come illusione. Nel mito giapponese, l'amore non è mai innocente, non è mai soltanto emozione, né semplice incontro di anime, è karma. Ogni legame profondo è una conseguenza, ogni desiderio è una risposta a qualcosa che già esisteva prima, nascosto, incompleto. La kitsune comprende questo principio in modo istintivo. Non vede l'amore come un fine, ma come un processo, uno strumento narrativo attraverso cui l'essere umano si rivela a se stesso. Chi ama una kitsune cambia, non perché venga forzato, ma perché viene
amplificato. Come abbiamo detto prima, diventa più ricco, più potente, più ispirato, non sempre in senso materiale, ma interiore. Le idee scorrono più libere, le ambizioni sembrano improvvisamente legittime, il mondo appare meno ostile e più allineato. Ma questa crescita porta con sé una fragilità nuova, perché l'amore della kitsune non aggiunge qualcosa dall'esterno, toglie i freni, rimuove i limiti interiori, permette alle persone di esprimere una versione più intensa di sé. E proprio per questo, quando la kitsune se ne va, il vuoto non è normale, non è paragonabile a una perdita comune. Quando la kitsune scompare, porta via la versione migliore di te. Non perché la distrugga, ma perché quella versione esisteva solo dentro quella relazione. Ciò che resta non è solo solitudine e confronto con chi eri diventato, con ciò che avevi creduto possibile, con un'intensità che ora sembra irraggiungibile. La kitsune non lascia ferite evidenti, lascia una memoria emotiva, e la memoria è più persistente del dolore. Nel folklore questo meccanismo non cambia a seconda del genere della kitsune, ma si manifesta in forme diverse. Le kitsune femminili sono spesso associate al desiderio di connessione profonda. Non promettono solo amore, ma senso. Con loro la vita assume una trama coerente, quasi inevitabile. Ogni evento sembra avere un significato, ogni sacrificio una ricompensa futura. Le kitsune maschili, più elusive e meno raccontate, incarnano invece il desiderio di superamento. Non offrono stabilità, ma slancio. Spingono verso il rischio, l'ambizione, la trasformazione. Sono presenze che non trattengono, ma accelerano. In entrambi i casi, l'illusione non riguarda la kitsune, riguarda il futuro. La persona amata crede che quello stato possa durare, che quella versione di sé sia diventata definitiva, ma il mito è chiaro. Non lo è. La kitsune non è destinata a restare, perché il suo ruolo non è accompagnare, ma rivelare. Mostra ciò che sei capace di desiderare e poi ti lascia con quella consapevolezza addosso. Il vero inganno non è l'abbandono, è l'idea che ciò che è stato fosse sostenibile nel tempo. Per questo l'amore nei miti legati alla kitsune non è mai una conclusione, è un passaggio iniziatico, un'esperienza che cambia la percezione del possibile, ma che non può essere ripetuta senza perdere il suo significato. Alla fine non resta rabbia, non resta vendetta, resta una domanda silenziosa che accompagna chiunque l'abbia amata. Quella felicità era reale o era solo l'ombra luminosa di ciò che avrei potuto essere? La kitsune non risponde mai, perché l'illusione non serve a essere spiegata, serve essere vissuta. Capitolo 6. Inari e il confine del sacro. Non tutte le kitsune appartengono al mondo dell'inganno. Non tutte vagano ai margini delle storie umane per confondere, mettere alla prova o spezzare equilibri. Alcune restano accanto ai templi, ai campi coltivati, ai villaggi che dipendono dal ritmo delle stagioni. Qui la volpe non è una tentazione, ma una presenza sacra. Queste kitsune sono legate a Inari. Inari non è un dio nel senso occidentale del termine, è un kami, una forza, una funzione, un principio che attraversa il mondo naturale e quello umano. È il riso che cresce, è la fertilità che nutre, è l'abbondanza che permette alla comunità di sopravvivere. Le kitsune di Inari non parlano di desiderio individuale, ma di equilibrio collettivo. Proteggono granai, campi, confini, vegliavano sui raccolti molto prima che vegliassero sui cuori. Eppure anche qui l'ambiguità non scompare, perché il sacro giapponese non è mai puro nel senso morale. È potente, e tutto ciò che è potente richiede rispetto, attenzione e misura. Le kitsune sacre non ingannano per divertimento, ma non sono mai completamente prevedibili. Possono favorire un villaggio e ignorarne un altro, proteggere chi onora i riti e punire chi li tratta con superficialità. Non agiscono per giustizia, agiscono per armonia. In questo contesto, la volpe diventa custode di un confine invisibile, quello tra ciò che può essere controllato e ciò che deve essere
accettato. Inari stesso incarna questa soglia. Nei secoli è stato rappresentato come maschio, femmina, androgino, anziano e giovane, a volte come figura umana, a volte come pura presenza spirituale. Inari non sceglie una forma definitiva, perché il suo dominio è il mutamento, il passaggio da seme a pianta, da scarsità ad abbondanza, da vuoto a nutrimento. Le kitsune, come sue messaggere, riflettono questa natura fluida, non sono mai fissate in un'identità unica, non sono mai completamente leggibili, e questo è il punto chiave. Nel sacro giapponese, ciò che è totalmente comprensibile perde potere. Il mistero non è un difetto, è una protezione. Per questo le statue delle volpi davanti ai templi di Inari non sorridono né minacciano, osservano, non invitano, non respingono, stanno. Ricordano che l'abbondanza non è garantita, che la fertilità non è autentica, che il favore del sacro non è mai un diritto. La kitsune sacra non chiede devozione cieca, chiede attenzione ai cicli, ai gesti e alle conseguenze. In questo spazio la kitsune smette di essere personaggio e diventa simbolo. Non racconta una storia individuale, ma una legge invisibile del mondo. Ogni prosperità nasce da un equilibrio fragile. E Inari, come il mito stesso, non offre certezza, offre possibilità, maschio o femmina, benevolo o distante, generoso o silenzioso, come la kitsune, come il desiderio, come il sacro. Tutti abitano lo stesso confine, quello spazio instabile dove l'uomo non domina, ma può solo imparare a convivere con ciò che non controlla. Capitolo 7. Kitsune e morte. La kitsune non accompagna i morti, non li guida oltre il confine, non li prende per mano nell'aldilà. La kitsune fa qualcosa di molto più inquietante, li prepara. Nel mito giapponese la morte non è mai un evento improvviso, è un processo, un lento scivolamento fuori dal mondo conosciuto, e la kitsune vive esattamente lì, nel momento prima. Non appare quando tutto è finito, appare quando qualcosa sta per finire, ma tu non lo sai ancora. Lo fa con i sogni, con delle visioni, con illusioni che sembrano consolazione. Non mostra la fine, mostra una versione più dolce del presente. Perché l'essere umano non teme la morte in sé, teme la perdita di senso, teme il vuoto improvviso. La kitsune colma quel vuoto, temporaneamente. Nelle leggende chi sta per perdere tutto, una persona amata, una vita, un'identità, incontra spesso una kitsune, non come avvertimento, ma come sospensione, un ultimo tempo emotivo, un ultimo spazio narrativo. La kitsune crea mondi interiori dove il dolore non è ancora arrivato, dove l'amore sembra ancora possibile, dove il legame non si è spezzato. Ed è per questo che non accompagna i morti, perché lavora sui vivi. Qui si apre un ponte inatteso, non con un mito giapponese, ma con un mito greco, Orfeo. Orfeo scende negli inferi per amore, sfida la morte, attraversa il confine che nessun uomo dovrebbe attraversare, ma fallisce, non perché non ami abbastanza, ma perché guarda indietro, perché non riesce a rinunciare all'illusione che ciò che ama possa tornare identico a prima. E questo sarà anche il mito che affronteremo nel prossimo episodio. La kitsune non scende negli inferi, li costruisce, non con fiamme o oscurità, ma con emozioni non risolte. Crea inferi emotivi perfetti, luoghi interiori dove tutto sembra ancora a salvo, dove il distacco non è definitivo, dove la perdita non ha ancora un volto. È proprio come Orfeo, che entra in questi inferi interiori, compie un errore fondamentale: confondere l'amore con il possesso, la speranza con la negazione. La kitsune non ti porta via chi ami, ti mostra cosa succede quando non accetti che qualcosa finisca. Ed è qui che arriva la lezione più crudele: l'amore può salvare, ma può anche condannare, non perché sia sbagliato, ma perché se rifiuta la fine diventa una prigione. La kitsune non punisce, non giudica, non decide chi vive e chi muore, mostra soltanto cosa accade quando il desiderio tenta di fermare il tempo. E questo spiega perché la kitsune è ancora viva oggi, non come creatura folcloristica, ma come archetipo.
La kitsune sopravvive perché il mondo moderno è ossessionato dall'illusione, dalla possibilità di riscrivere la realtà, di evitare il dolore, di restare per sempre in uno stato intermedio. Il simbolo della volpe si adatta perfettamente al nostro tempo. Viviamo in un'epoca di trasformazione continua, identità digitali, avatar, profili, maschere sociali. La volpe è il simbolo perfetto dell'era contemporanea, perché incarna la capacità di cambiare forma senza perdere il nucleo. Non è falsa, è adattiva. Nei media moderni la kitsuna diventa spesso metafora di potere interiore represso, identità non lineare, dualità tra luce e ombra, fascino che non può essere posseduto e, soprattutto, controllo dell'immagine. In un mondo in cui costruiamo versioni curate di noi stessi, la volpe è lo specchio culturale perfetto. Non mente apertamente, si presenta nel modo che funziona e questo non è necessariamente negativo. La volpe sopravvive nei secoli perché rappresenta una verità scomoda. L'identità non è fissa, è performativa. Nei racconti antichi questo era mistero, oggi è psicologia. Nei miti era metamorfosi, oggi è branding personale. Viviamo circondati da kitsune moderne, illusioni che non ci mentono apertamente, ma ci impediscono di elaborare la fine. La kitsune oggi non ha 9 code, ha algoritmi, immagini, narrazioni curate, ci mostra versioni migliori di noi stessi, relazioni idealizzate, vite che sembrano complete. E quando tutto crolla, non soffriamo solo per la perdita reale, ma per la distanza tra ciò che è stato e ciò che credevamo potesse durare. La kitsune è ancora viva perché l'essere umano non ha imparato a dire addio, perché preferiamo l'illusione alla trasformazione, la nostalgia al cambiamento, il ricordo congelato alla perdita accettata. E come nei miti antichi, la kitsune non distrugge il mondo, lo riflette. Ci mostra che la morte non è sempre fisica, a volte è la fine di un'idea, di una versione di noi, di un amore che non può esistere nello stesso modo. La kitsune non è la morte, è il momento prima della morte, quello in cui potresti ancora lasciare andare, ma scegli di restare. Ed è per questo che il suo mito non finirà mai, perché finché l'uomo amerà, finché temerà la perdita, finché cercherà rifugio nell'illusione, ci sarà sempre una kitsune pronta a offrirgli un ultimo sogno, prima del risveglio. Capitolo 8. Dalla foresta allo schermo. La volpe come simbolo moderno. La volpe non è rimasta nei boschi del folklore, non è rimasta nei templi, non è rimasta nei racconti sussurrati, è entrata negli schermi. La kitsune oggi vive nei manga, nelle serie TV, nei videogiochi, negli anime. E non è un caso. Quando in Naruto appare la Kyuubi, la volpe a 9 code, non è solo una creatura distruttiva, è energia primordiale, potere sigillato, forza che può salvare o devastare a seconda di chi la contiene. Non è semplicemente male, è potenziale. Questo dettaglio è fondamentale. La volpe moderna non rappresenta più soltanto l'astuzia, rappresenta l'energia interiore che fatichiamo a controllare. In Teen Wolf, la kitsune viene reinterpretata come spirito elettrico, intelligenza brillante, instabilità emotiva. Non è una creatura medievale, è un'identità in trasformazione, qualcuno che deve comprendere la propria natura prima che la propria natura travolga tutto. Il simbolo evolve, ma resta riconoscibile. La volpe non è più solo inganno, è complessità. Nei videogiochi, negli anime fantasy, nelle narrazioni contemporanee, la kitsune appare spesso come figura ambigua, alleata ma mai del tutto leggibile, potente ma non dominante, affascinante ma distante. È il personaggio che non puoi ridurre a una categoria, e questo riflette un cambiamento culturale. Non cerchiamo più eroi puri o antagonisti assoluti, cerchiamo figure stratificate, con zone d'ombra, con contraddizioni. La volpe incarna perfettamente questa tensione. Nei racconti antichi era metamorfosi, oggi è trasformazione interiore. Nei miti era creatura del confine, oggi è simbolo di identità non lineare. La kitsune sopravvive nei secoli perché è flessibile, non è legata a un'epoca specifica, non dipende da un sistema religioso preciso. È un archetipo che si aggiorna. In molte rappresentazioni moderne,
La volpe diventa simbolo di potere elegante, intelligenza strategica, controllo emotivo. Non è forza bruta, non è distruzione frontale, è movimento laterale. E forse è proprio questo che la rende eterna. In un mondo che cambia rapidamente, il simbolo che sopravvive non è quello rigido, è quello capace di adattarsi. La volpe non combatte frontalmente, osserva, aspetta, si muove quando è il momento giusto. Dalla foresta agli schermi, la kitsune non ha perso il suo nucleo simbolico, ha solo cambiato linguaggio. Non è più solo spirito, è metafora narrativa, non è più solo mito, è struttura archetipica che ritorna ogni volta che una storia ha bisogno di ambiguità, trasformazione e potere non dichiarato. La foresta è cambiata, ma la volpe è ancora lì. E ogni volta che compare in una nuova storia non sta tornando dal passato, sta ricordandoci che alcuni simboli non invecchiano, si trasformano. Capitolo 9. Conclusione e scelta. La kitsune non è buona, non è cattiva, è necessaria. Non rappresenta il bene da difendere, né il male da sconfiggere. Rappresenta qualcosa di più scomodo, l'instabilità. In un mondo che cerca certezze, lei è il dubbio. In un mondo che vuole definire, lei è l'ambiguità. In un mondo che vuole possedere, lei è la fuga. La kitsune non distrugge le verità, le mette in discussione. Non spezza legami, mostra quanto fossero fragili, non inventa illusioni, rivela quanto desiderassimo crederci. Ed è per questo che il suo mito non parla solo di spiriti o trasformazioni, parla di noi. Parla del bisogno umano di sicurezza, del bisogno di credere che ciò che amiamo resterà immutabile, del bisogno di pensare che la realtà sia solida, stabile e comprensibile. Ma la kitsune ci insegna una lezione più sottile. Non tutto ciò che cambia è una perdita, non tutto ciò che svanisce è stato falso, non tutto ciò che ci ha illuso era un nemico. Alcune illusioni servono a farci crescere, servono a farci vedere chi potremmo essere, servono a prepararci alla prossima verità. E ora, mentre questo viaggio si chiude, resta una domanda: meglio l'amore che illude o quello che sfida la morte? Meglio un sentimento che brilla come un sogno o uno che attraversa l'oscurità e paga un prezzo impossibile? Nel prossimo episodio scenderemo con Orfeo nel regno dell'ombra. Non parleremo più di trasformazione silenziosa, parleremo di discesa, di perdita definitiva, di uno sguardo che cambia il destino. Perché se la kitsune insegna il potere dell'illusione, Orfeo insegna il costo della speranza. Due miti, due visioni d'amore, due strade opposte davanti alla stessa paura. E ora tocca a voi. Se questa storia vi ha lasciato qualcosa, se vi ha fatto riflettere, dubitare, ricordare, scrivetemelo nei commenti qui sotto o nella sezione community del canale. Quale mito vorreste esplorare nel prossimo viaggio? Quale figura antica vi incuriosisce? Quale leggenda vi tormenta da tempo? Leggo tutto, davvero. E terrò a mente ogni proposta per creare il video corrispondente il prima possibile. Intanto, se questo viaggio tra illusione e desiderio vi ha affascinato, ricordate, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi capitoli di Echi del Mito. Lasciate un like, è il modo migliore per far scoprire il mito ad altri viaggiatori. Seguitemi anche su Instagram per dietro le quinte, anticipazioni e miti oscuri che non entrano nei video. E se volete sostenere questo progetto potete usare il tasto super grazie o hype. Ogni gesto tiene viva la fiamma del racconto. Il viaggio continua e ovunque voi stiate ascoltando queste storie, ci ritroveremo nel prossimo capitolo degli Echi del Mito. A presto, viaggiatori!